La tote bag più iconica di sempre. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come realizzare la tote bag all'uncinetto per eccellenza. Un must-have estivo, un modello intramontabile che puntualmente quando si avvicina la bella stagione lo troviamo presente in tutte le vetrine dei negozi, quindi perché acquistarlo quando lo possiamo fare con le nostre mani e anche all'uncinetto? Poi tra l'altro lo schema è super facile e veloce, adatto soprattutto alle principianti e tu se vuoi realizzare per la prima volta una borsa all'uncinetto puoi iniziare benissimo da questo modello. Vedrai che durante il tutorial ti guiderò passo passo nella sua realizzazione, poi occorre davvero ben poco. Io per esempio ho utilizzato 180 grammi di juta. Solitamente vediamo questo modello in raffia, io per differenziare un po' i progetti, visto che ho fatto la borsa Sawana qualche settimana fa, l'ho voluta realizzare in juta, ma sappi che puoi utilizzare qualsiasi filato, il modello è abbastanza versatile. Ho lavorato questo filato con l'uncinetto 4,5, poi non ho utilizzato altro. Per fodere a quant'altro ti riporto direttamente al tutorial dove ti dirò tutto, ti darò molti consigli e suggerimenti utili. Non avrei altro da aggiungere, ti dico soltanto che devi assolutamente realizzarla, te lo straconsiglio, puoi indossarla tranquillamente quotidianamente, puoi portarla in spiaggia, è super pratica, comoda e capiente e perché no ti potrà fare compagnia anche durante le tue vacanze estive. A questo punto ti riporto direttamente al tutorial di oggi. Sigla! Per il fondo della mia tote bag avvierò 10 cm di catenelle che nel mio caso con questa aiuta e uncinetto 4,5 equivalgono a 17 catenelle. Diciassettesima che mi serve per ritornare indietro a punto basso. A partire dalla seconda inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella per un totale di 16 punti bassi durante questa prima riga. Sedicesimo ed ultimo punto basso. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e procedo per la seconda riga a punto basso. Lavorerò anche in questo caso 16 punti bassi. Continuerò in questo modo per questa seconda riga che abbiamo iniziato insieme e per altre 39 righe per un totale di 41 righe a punto basso. Ho lavorato le mie 41 righe a punto basso e ho raggiunto 23 cm di altezza. Continuiamo aggiungendo nell'ultimo punto basso altri 2 punti per un totale di 3 nello stesso punto. Per ciascuna riga a punto basso andrò a lavorare un punto basso. Sono 2 col primo punto fatto.
40° punto basso, 41° ed ultimo nella primissima catenella avviata. Anche qui, come prima, aggiungiamo altri 2 punti bassi per un totale di 3 e procediamo lavorando un punto basso in ciascuna catenella per un totale di 16. La prima l'abbiamo fatta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16ª ed ultima catenella. Formiamo il terzo angolo aggiungendo altri 2 punti bassi per un totale di 3. Siamo sul terzo lato, andiamo a ripetere lo stesso lavoro di prima, un punto basso in ciascuna riga per un totale di 41 punti bassi. Ci vediamo alla fine per chiudere il lavoro insieme. Terminato il giro di rifinitura possiamo prendere un po' di filato e con l'aiuto di un ago andiamo a fare il secondo punto dei 3 del quarto angolo. Vado al centro dell'ultimo punto ed infine blocco l'aiuto in eccesso tra i punti sul dietro del lavoro. Adesso il mio pannello misurerà 12 cm per 24 cm. Fatto il primo pannello rettangolare, ripetiamo lo stesso lavoro per la realizzazione di altri 2 pannelli rettangolari proprio come ho fatto io. Occupiamoci adesso dei 2 pannelli fronte e retro. Quindi faccio una catenella, faccio un cappio e avvio 42 catenelle che corrispondono a 24 cm. Quaranta, 41, 42esima catenella che mi serve per ritornare indietro a punto rete. A partire dalla seconda catenella lavoro un punto alto che vado a sostituire con i 2 punti bassi. Catenella di separazione, salto una catenella al di sotto, vado nella successiva e lavoro un punto alto. Catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva, punto alto, catenella, salto un punto al di sotto e vado a lavorare nella successiva un punto alto, catenella, salto un punto, vado nel successivo, punto alto. Procedo in questo modo per tutta questa primissima riga. Punto alto, ultima catenella, saltiamo una catenella e terminiamo la riga con un punto alto nell'ultima catenella.
Terminata la prima riga a punto rete, si fa una catenella e si procede per la riga numero 2. Sul punto alto si lavora il punto alto, io lo sostituisco dai 2 punti bassi, uno sull'altro. Dove c'è la catenella si lavora la catenella, dove c'è il punto alto si lavora il punto alto. Catenella, punto alto sul punto alto. Catenella, punto alto sul punto alto. Catenella, punto alto sul punto alto. Continuerò in questo modo per questa seconda riga e per altre 18 righe per un totale di 20 righe a punto rete. Ho completato anche le 20 righe a punto rete, raggiungendo così 26 cm di altezza. Continuiamo il nostro lavoro. Fatta la catenella, giriamo il tutto e andiamo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante, sia sul punto alto al di sotto che sulla catenella. Chiaramente ci ritroveremo lo stesso numero di punti, ovvero 41. Quarantunesimo ed ultimo punto nell'ultimo punto alto, che è un po' strettino. Proprio in questo punto aggiungo altri 2 punti bassi per formare il primo angolo. In totale nell'ultimo punto abbiamo 3 punti bassi. Poi procediamo nella riga successiva, facciamo un punto basso e a partire dalla seconda andremo a lavorare 2 punti bassi per ciascun punto alto della riga a punto rete. Poi passo alla riga successiva, al punto alto successivo e faccio un punto basso qui e uno subito dopo. Un punto basso nel punto alto successivo e sempre nello stesso punto alto poco dopo faccio l'altro punto basso. Se siete principianti e non vi va di lavorare in questo modo, potete tranquillamente entrare nello spazio e fare 2 punti bassi. L'alternativa c'è. Riga successiva, un punto basso qui e uno poco dopo e continuo in questo modo finché non termino questo primo lato più lungo.
ultima riga punto rete, 39esimo punto basso, 40esimo, nella primissima catenella iniziale andiamo a lavorare un punto basso per un totale di 41, lungo ovviamente il laterale più lungo. Anche qui andiamo a formare il secondo angolo andando a lavorare altri 2 punti bassi per un totale di 3 col primo fatto. Mi lavoro anche la coda dietro e poi continuo lavorando un punto basso in ciascuna catenella iniziale per un totale sempre di 41. Il primo punto lo abbiamo fatto, poi mi inserisco nella catenella, vado proprio all'interno della catenella, non nello spazio ma all'interno, faccio il secondo, tanto i punti sono ben dilatati e riusciamo ad entrare. Catenella successiva, catenella successiva e così via. Ecco qui, tutto bello che è rifinito, quindi continuiamo in questo modo. Anche alla fine, nell'ultimo punto, oltre a fare il 41esimo, ne aggiungeremo altri 2 punti bassi per un totale di 3, formeremo il terzo angolo. Procediamo lavorando 2 punti bassi per ciascuna riga a punto alto e ci vediamo direttamente alla fine. Anche in questo secondo lato più lungo dobbiamo avere lo stesso numero di punti che ci ritroviamo qui, quindi 41. Sto per terminare quasi il giro, faccio il 40esimo punto nell'ultima riga e il 41esimo nello stesso punto dove ho lavorato il primo. Anche qui per questo quarto angolo vado a sostituire il secondo punto dei 3 con l'asola invisibile e chiudo il mio lavoro, quindi stacco un po' di juta, prendo un ago e vado a formare l'asola dell'angolo, mi inserisco nel primo punto, al centro dell'ultimo e sul retro del lavoro blocco per bene la juta in eccesso. E anche il pannello davanti e dietro della nostra borsa è così pronto. Più o meno le misure sono queste con il giro di rifinitura. Dico più o meno perché il lavoro non è ben disteso, quindi siamo a 29 per una larghezza da 24 cm. Fatto il primo pannello, ripeteremo lo stesso schema per la realizzazione di un secondo pannello. Occupiamoci dei 2 manici. Riprendo la juta, possiamo lasciare un po' di juta e facciamo un cappio. Avviamo 7 catenelle che corrispondono a 4 cm all'incirca. A partire dalla seconda catenella lavoriamo un punto basso in ciascuna catenella per un totale di 6 punti bassi. Terminata la prima riga facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e procediamo in righe di andata e di ritorno a punto basso, lavorando sempre 6 punti bassi. Continuerò così per questa seconda riga fatta insieme e per altre 43 righe per un totale di 45 righe a punto basso. Anche per il manico ho completato le 45 righe totali, raggiungendo così un'altezza più o meno da 28 cm. Fatta la catenella, stacchiamo un po' di juta e anche in questo caso, fatto il primo manico, ripetiamo lo stesso schema per la realizzazione di un secondo manico. Poi, per rinforzare e rendere tubolari i miei manici, utilizzerò un cordoncino da 8
8 mm, 7 mm. Questo cordoncino lo tolgo dalle shopper in carta, dalle buste in carta, sarebbero i manici, no? Li metto da parte perché possono sempre servirmi, non è la prima volta che utilizzo questa tecnica in qualche tutorial qui sul canale, già avete visto questo metodo. L'ho utilizzato anche, se non ricordo male, per la round bag con le mattonelle triangolari. Da questo unico pezzo di corda ricaverò due pezzetti che andrò a fissare sia su un manico che sull'altro manico. Se non avete questa corda potete utilizzare del cordoncino per borse, magari lo mettete a 2-3 capi giusto per renderlo più spesso, oppure potete utilizzare anche del cordoncino da 4 mm, anche in questo caso potreste metterlo a 2 capi. Potreste utilizzare, perché no, anche l'aiuta stessa o della raffia, insomma del filato in generale, lo mettete a 2 capi e poi seguite il tutorial passo passo. Ho tagliato esattamente 24 cm di cordoncino per ciascun manico. Prendo la mia lavorazione all'uncinetto, metto il cordoncino all'interno e più o meno lo faccio coincidere con la riga numero 3. Mi inserisco infatti nella riga numero 4, stessa cosa dall'altra parte. Faccio passare l'aiuta attraverso questi punti, faccio intanto una catenella, poi entro sempre negli stessi punti righe e faccio un punto basso. Farò un punto basso in ciascuna riga. E continuo così lungo tutto il manico. Mi fermerò 3 righe prima, ma ci vediamo direttamente alla fine. Sono quasi alla fine, 1 2 3, ho fatto l'ultimo punto basso nella quarta riga, proprio come all'inizio. Posso fare una catenella di sicurezza, staccare l'aiuta e nasconderla attraverso la lavorazione. Fatto il primo manico, possiamo ripetere lo stesso lavoro per realizzare il secondo. A questo punto possiamo completare la nostra tote bag all'uncinetto, quindi andiamo a prendere un pannello retato e uno dei 3 realizzati. Per questo passaggio non c'è alcuna difficoltà, perché vi ricordo che sia su questo lato, ma in generale su tutti e 3 i lati dei vari pannelli, ci ritroviamo, o quantomeno io mi ritrovo, 41 punti. Questo significa che andrò a cucire punto con punto per un totale di 41. Metto i 2 pannelli rovescio contro rovescio, quindi vado a cucire sul dritto e lo faccio direttamente con l'uncinetto stesso a punto bassissimo. Puoi fare questa operazione anche con ago e filo, proprio come ti sto mostrando adesso, andando a prendere o solo le asole più esterne o solo quelle più interne o entrambe le asole. Però dopo aver fatto la prova preferisco andare a cucire per questo modello così. Mi inserisco nel primo punto di 3 e nel primo punto di 3 dall'altra parte. Prendo l'aiuta, ne lascio un bel po' che poi verrà bloccata, faccio passare tutto, inizio esattamente dal secondo punto dell'angolo del primo e del secondo pannello. Prendo il filo e chiudo a punto bassissimo. Prendo l'aiuta e chiudo a punto bassissimo.
penultimo punto, quarantesimo con quarantesimo, quarantunesimo con quarantunesimo di questo lato, angolo con angolo, poi passo al primo punto di 41 della base. Qui sul fondo invece non vado a prendere il secondo punto dell'angolo perché comunque non posso bloccarlo, ma lo bloccherò in un secondo momento quando appunto andrò a cucire la zona della profondità, per cui rimango fedele ai punti che ho, entro nel primo punto di 41 e lo stesso faccio qui. 1, 2, 3, entro proprio nel primo piuttosto che nell'angolo, nel primo di 41. Quindi prendo il filo e chiudo, pareggio tutto il mio lavoro e procedo da questa parte. Secondo punto con secondo punto, terzo, quarto, quinto, sesto, sette, 8, 9, 40, 41esimo punto, 1 e 2 e siamo di nuovo all'angolo. Come notate tutto torna. Vado a bloccare ovviamente l'angolo 1 e 2. Anche qui vige la stessa regola di prima, nel senso che intanto andiamo a prendere il terzo pannello, la zona della profondità la andremo a cucire in un secondo momento proprio alla fine. Anche qui parto dal primo punto di 41 del terzo ed ultimo lato e dal primo di 41 da questa parte. Qui abbiamo l'angolo 1, 2, 3, quindi da qui, da questo qui. Ok, prendo il filo e chiudo. Primo punto, quindi secondo punto e vado a cucirmi gli altri 41 punti. Sono alla fine, devo bloccare il 41esimo con il 41esimo e poi l'angolo 1 e 2. Bloccato l'angolo, faccio una catenella di sicurezza, taglio l'aiuta che andrò a nascondere tra i punti e vado a ripetere la stessa operazione con il secondo pannello davanti o dietro. Lo prendiamo e facciamo la stessa operazione che vi ho mostrato adesso, quindi andiamo a bloccare i tre lati e poi vi mostro come bloccare la profondità. Bene amiche ed amici, ho cucito quasi tutto, ho cucito anche un lato, mi inserisco con l'uncinetto in quei punti già cuciti che non sarebbero altro che gli angoli, lascio un bel po' di aiuta che andrò a bloccare alla fine, faccio passare il tutto e dal punto successivo, dal primo di 16, perché se vi ricordate abbiamo 16 punti e se mi ricordo bene anch'io, comunque vado a fare il primo punto bassissimo, secondo, tre, 4, 5, 6, 7, ho terminato, faccio una catenella di sicurezza e posso staccare anche qui.
Successivamente anche qui nasconderemo tutto, un passaggio che non vi mostro perché più o meno vi ho mostrato sia all'inizio che negli altri tutorial come nascondere per bene le code dietro. Adesso prima di andare a cucire i manici andrei a rifinire giusto il bordo superiore e nello stesso tempo andrò a nascondere tutte le code, così non lo farò con ago e filo. Con ago e filo nasconderò le 4 code alla base. Mi inserisco in un punto qualsiasi e inizio con una catenella che a fine giro diverrà un punto basso. Vado nel punto successivo e inizio a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Vi lavoro anche la coda dietro, fatelo anche voi, mi raccomando. 1 e 2. Vado a lavorare anche l'angolo e faccio un punto qui e un punto nell'angolo successivo, così, e procedo con la mia lavorazione a punto basso sulla parte davanti o dietro retata. Fa lo stesso, abbiamo la stessa lavorazione. Mi è venuta un'ottima idea. Nel frattempo che faccio il giro di rifinitura applico anche i miei 2 manici e adesso vi mostro come fare, davvero facile, semplice, a prova di principiante, così ci evitiamo la cucitura finale. Anche se qui avevo lasciato un po' di filo in eccesso lo vado a nascondere, non è un problema. Dopo aver lavorato i primi 7 punti bassi sul pannello davanti, a partire dal successivo inizio a bloccare anche il manico. Se vi ricordate abbiamo 6 punti, quindi che cosa faccio? Semplicemente questo, entro nel primo punto di 6 del manico e nel primo punto, nell'ottavo insomma, e faccio un punto basso, secondo punto con secondo punto, terzo punto con terzo punto, quarto con quarto, quinto con quinto, bene, sesto punto con sesto punto, perfetto, ottima idea. Anzi, tra l'altro tutte queste code dietro vanno ad irrigidire la zona superiore del bordo, rendono il lavoro bello fitto, quindi non è male. Intanto lavoro tutti i punti centrali. Questo non mi serve più, mi ha fatto solo da linea guida per prendere un attimino le misure. Anzi, mi serve perché qui ho il settimo punto, devo cucire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metto il marker nel primo di 6 così so che da qui devo cucire l'altro manico. I marcapunti sono utili anche per questo. 1, 2, 3, 4 e 5, perfetto. Quindi a partire dal primo di 6 accosto il manico, entro nel primo punto di 6, uno, 2, 3, 4, 5 e 6, tutto torna. Qui ho i miei 7 punti, tolgo il marker, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, entro nel primo punto dell'angolo, quello già bloccato insomma in precedenza quando abbiamo cucito a punto bassissimo, e procedo per i punti che ho sul laterale.
Quindi procedo in questo modo. Poi quando arrivo all'angolo blocco sia questo che quest'altro punto, anzi andiamo subito a marcare i punti. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tanto ho lo stesso numero di punti dappertutto, ormai lo sappiamo. Segno il settimo punto, così so che dal successivo inizierò ad assemblare il mio manico con i 6 punti bassi. Farò la stessa cosa dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So che questo è il settimo punto e poi prendo un altro marcapunti, inizio a contare subito dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6, segno il primo di 6 e so che da qui in poi andrò a cucire il secondo manico. Io a questo punto direi di fare questo procedimento da soli perché già ve l'ho mostrato prima e poi ci vediamo direttamente al termine del giro, così completiamo. Penultimo punto, ultimo punto. Direi che le code che sono avanzate le posso pure tagliare perché già le ho bloccate da un bel po' di punti. Qui c'è la catenella iniziale, non ci rimane che staccare un po' di filo e con l'aiuto di un ago andiamo a chiudere in maniera invisibile. Primo punto basso subito dopo la catenella, al centro dell'ultimo, così, chiusura invisibile. Giriamo leggermente e disperdiamo il filo una volta bloccato tra i punti. E voilà, amiche ed amici, la tote bag estiva per eccellenza è così pronta. Non occorre acquistarla nei tanti negozi dove la vediamo esposta, ma possiamo farla con le nostre mani. Come avete visto è stato super facile e veloce. Volendo la potreste realizzare anche in raffia, in cotone, in cordoncino, insomma con qualsiasi filato abbiate a disposizione o vogliate realizzarla. Questo accessorio must have estivo, intramontabile, puntualmente ogni estate lo ritroviamo in tutte le vetrine del negozio. Sono molto contenta e soddisfatta di averla realizzata, così ce l'ho anch'io e col mio colore preferito tra l'altro. È abbastanza comoda, pratica, capiente, come deve essere appunto una tote bag. Possiamo portarla anche in spiaggia, perché no? Poi tra l'altro avete sicuramente notato che io ho messo all'interno una fodera. Ora, questo modello di borsa nasce prettamente senza alcuna fodera, così retato come lo vedete, però capisco che non a tutti può piacere avere i propri oggetti in bella vista, per questo vi do alcune soluzioni. Potete realizzare una fodera a sacchetto che io ho realizzato per la borsa Asli. Basta qualche scampolo, macchina per cucire, ma potete fare questo passaggio anche a mano con santa pazienza e avete foderato così il vostro progetto. Potete foderarlo a pannello mentre tutti i vari pezzi sono scomposti, quindi prima di andarli a cucire. Oppure potete andare a cucire 2 fogli in feltro sia da una parte che dall'altra parte. Altrimenti, proprio in casi estremi, piuttosto che andare a fare il punto in rete, andate a lavorare dei punti alti semplicissimi. Io credo proprio che la indosserò così come la vedete, senza fodera, senza alcunché, anche perché sapete che io sono solita utilizzare tantissime pochette in estate, infatti questa borsa nasce anche per questo motivo. Infatti io vi consiglio sempre di realizzare qualche pochette all'uncinetto come ho fatto io, per esempio il beauty case che trovate sempre qui sul canale, come trovate anche la pochette Granny che io ho abbinato al copricostume e al cappello Granny. Trovate tutto sempre qui sul canale. Eventualmente mettete i vostri oggetti più importanti all'interno delle vostre pochette suddivisi per categoria, per esempio io faccio così, è anche un consiglio che vi do, e mettete tutto all'interno. 1, 2, nel frattempo occhiali da sole, la rivista, un telomare in microfibra sottile volendo può stare anche all'interno, protezioni, creme solari e insomma ed il gioco è fatto. Ecco qui, come notate non è indispensabile foderare il progetto, poi ovviamente esistono i gusti personali, fate voi, io vi ho dato più di un consiglio e spero che siano stati utili. Ora andiamo alle dimensioni della bag, perché come vi dicevo prima è abbastanza pratica, comoda, capiente. Ripeto, un must have estivo che devi assolutamente avere se sei amante di borse a crochet come me. Devi avere assolutamente questo modello, però per darvi le dimensioni è meglio inserire la fodera a sacchetto, così si distende perfettamente e le misure sono più o meno quelle. Dunque abbiamo 28 cm per un'altezza di credo 28, visto che è quadrata, sì, 28 cm, una bella profondità da 13 cm, lo stesso vale per il fondo, siamo sempre lì 13,
per 28, esatto. Questa bag va portata esattamente così a mano, ma se proprio vuoi aggiungere una tracolla puoi sempre personalizzare il tuo progetto inserendo dei moschettoni ai due lati e una tracolla anche fatta all'uncinetto. Ti lascio anche una playlist nella descrizione di questo video di varie tracolle all'uncinetto che ho fatto negli anni. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che questa borsa vi sia piaciuta, spero che proverete a replicarla. Mi raccomando, se lo fai menzionami nei tuoi post, nelle tue storie di Instagram, così vedrò la tua tote bag realizzata seguendo il mio tutorial e farai anche cosa gradita, perché lo sapete che mi fa piacere vedere tutti i vostri progetti realizzati seguendo i miei tutorial. Come sempre vi aspetto giù nei commenti per sapere cosa ne pensate e se proverete anche a replicarla, con quale filato e con quale colorazione. Io vi ringrazio per aver scelto anche quest'oggi di guardare Momi, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere, perché comunque ancora siamo in piena stagione estiva, ci saranno tanti altri progetti tutorial molto interessanti, quindi cosa aspetti? Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti appunto i prossimi progetti e seguimi anche sui social. Grazie ancora, alla prossima, un bacino a tutti!